Buongiorno da Gardone Riviera, c'è un po' di rumore perché sono sulla strada, ma adesso andiamo giù sul lago, però c'è un motivo per il quale sono qua, perché questo video è dedicato a che cosa fare a Gardone Riviera in un giorno. Quindi voi arrivate da là, vedete alle mie spalle, là è inizia dove è proprio Gardone Riviera, e lì a sinistra c'è un piccolo parcheggio, oppure anche vedete a destra dove indica il cartello. Come prima tappa io andrei subito in centro a bere, anche perché ho bisogno di bere un caffè, devo andare in bagno, e sono le 11, circa 20 gradi, si sta benissimo come vedete, fine ottobre. Questa è tutta la parte del centro di Gardone Riviera, a destra c'è il lungolago e poi andremo a Gardone Sopra, che è veramente una chicca, dove c'è anche il Vittoriale e i giardini botanici. Allora, il centro di Gardone Riviera è questo. Ora noi andiamo qui sul lago. Il centro di Gardone Riviera, quella piccola via che avete visto, non è, diciamo, proprio turistica da bancarelle, però è molto caratteristica. Ora, io in questo video non potrò entrare nel dettaglio di ogni posto, perché altrimenti viene lunghissimo, dato che lo scopo del video è farvi vedere cosa fare a Gardone Riviera in un giorno. Intanto andiamo qua a bere un caffè perché è stupendo, sta arrivando anche a salutarci il traghetto. Però nel mio canale, nella playlist di Gardone Riviera trovate tutto, cioè di ogni cosa che vi sto facendo vedere trovate un video dedicato. Allora, arrivate qui, vi fate una passeggiata molto rilassante, vedete questa, sono circa 300-400 metri, arrivate fino a là e poi finisce, andate sulla strada, quindi tornate indietro. Mi giro, vi faccio vedere quanto è bello anche l'Hotel Savoy, vi do una panoramica, che bel posto, e facciamo velocemente questa camminata, andiamo a bere un caffè là in fondo perché c'è molto da vedere. Com'è suggestivo, guardate, questo arriva e mentre l'altro battello, che fortuna ho avuto, sta partendo. Mi giro un attimo, eccolo qua. Suggestivo, e l'altro sta per arrivare. E guardate che bello fare il giro del lago là sopra, fine ottobre, lunedì mattina, così vedete anche com'è il lago di lunedì mattina, una bella giornata. Questo lungolago non è bello di più, ma guardate. Poi Gardone Riviera ha anche una lunga storia che risale fino all'800 con l'hotel, il Grand Hotel, ne parlo in tutti i miei video. Oggi magari non ci dilunghiamo sulla storia del turismo perché è un po' lunga. È proprio bello. Il traghetto sta arrivando, guardate che giornata spettacolare. Là in fondo c'è l'isola del Garda, là dietro, anche lì devo farci un video perché è un'isola stupenda, bisogna andare con il biglietto, l'appuntamento, cioè la prenotazione sul sito. Là fanno anche matrimoni, c'è una villa stupenda, anche lì c'è una lunga storia. È tutto bello qua. Là avete una spiaggia, la spiaggia del Rimbalzello, che è fantastica. Non so se d'inverno è aperta, forse no, immagino di no. No, anzi, ma ho fatto un video, ho parlato con il gestore, è aperta solo d'estate. E anche lì ho fatto un video del Rimbalzello. Però in un giorno si riesce a fare tutto, poi dipende da quanto uno vuole stare in un posto, perché però se arrivate la mattina fino alla sera veramente vi godete una bella giornata. Venite a fare colazione qui la mattina, io vado a bere un caffè là adesso, e quindi come vi ho detto non vi faccio vedere bene tutto il posto perché nel mio canale, nella playlist Gardone Riviera, trovate poi tutto veramente, anche le vie del centro le faccio vedere. Quindi vado a bere un caffè là in fondo e poi la prossima tappa
andiamo a vedere la spiaggia di Gardone Riviera, dove c'è anche l'ex casino, e anche lì c'è tutta una lunga storia legata proprio al turismo di quel posto, ma andiamo a vederla. Fa molto vacanza, che bello, cioè vedere ancora a fine ottobre gente, traghetti che arrivano. Qui c'è una galleria d'arte, se vi piace l'arte, vedete che bello. Io vado a bere un caffè qui adesso. Ecco, mi sono posizionato qua, ho davanti proprio il traghetto, vedete, sta partendo. Adesso prendo il caffè e guardate che bel posto. Grazie. Grazie mille. Bene, allora io prendo adesso il caffè. Mentre bevo il caffè, aspettate, devo anche zuccherarlo. Intanto vi faccio vedere che posto meraviglioso. Sono arrivati un sacco di turisti. Chissà se alloggiano al Grand Hotel. Il Grand Hotel è stupendo. Io spero l'anno prossimo di riuscire a fare un video. Spero anche di riuscire a farlo senza pagare, magari, nel senso che non mi interessa fermarmi a dormire, però vorrei fare un video per farvi vedere com'è all'interno. Ho il telefono storto, all'interno le camere, l'hotel, perché è veramente bello. Non ci sono mai stato all'interno, ma lo vedo passando, è veramente molto signorile, tutto in stile Liberty, quindi vorrei proprio fare un video di questo hotel. Ma poi c'è anche l'hotel Fiordaliso, che è stupendo, e l'anno prossimo spero di, magari avendo anche più iscritti, aiutatemi, iscrivetevi al canale, così posso andare da questi hotel e dire, magari avendo un po' di iscritti, non hanno bisogno di pubblicità, però penso che faccia sempre piacere un'intervista, però devo presentarvi, dai, con almeno un po' di iscritti. Cerchiamo di arrivare a 10.000 per l'anno prossimo. Ho pagato pochissimo, 1,30 € al tavolo, servito con il bicchiere d'acqua grande, non da caffè. Facciamo così, io adesso vado a prendere la macchina e torno indietro dal centro, e così vi faccio vedere anche com'è. Come vedete non è un centro turistico da bancarelle, perché anche d'estate è così, però è molto caratteristico, comunque molto carino. Non è come il centro di Lazzisa, di Limone, con tutte le bancarelline fuori. Anche d'estate è così, Anche qui non ci sono bancarelle fuori, è così. Però è bello. Quindi adesso arriviamo là fino al punto in cui ho iniziato il video, così vi faccio vedere, già che sono qua, durerà un po' di più il video, ma pazienza, almeno vedete, senza andare a cercare un altro video. E adesso andiamo a vedere la spiaggia di Gardone Riviera, l'ex casino, dove fate attenzione perché ci sono sempre fuori degli orari, perché fanno degli spettacoli, magari capitate qui, in cui la sera o la pomeriggio magari c'è anche un evento teatrale, un concerto, un convegno, qualche divulgatore. Qui d'estate è stupendo, tutte queste lampadine illuminate, tutti i tavolini fino a qua, qui comunque anche questo ristorante ha tutti i tavolini fuori d'estate, ma lo vedete nei miei video che ho fatto quest'estate. Va bene, dai, allora io ho iniziato il video da là, vado a prendere la macchina e andiamo a vedere qui davanti a 1 chilometro la spiaggia, che è stupenda, col casino, ex casino, non è più casino. Eccomi qua, ho parcheggiato, di là c'è il lago alle mie spalle con la spiaggia, il casino, poi andiamo a vederlo, e di qui c'è un piccolo parco. Andiamo a vedere il parco, facciamo un giro veloce, perché è un parco che chi viene qui non conosce, è un po' nascosto e vedete che carino, uno non si aspetta che qua a Gardone Riviera c'è questo parco, di colpo, come vedete, cambiamo scenario, sembra di stare in un bosco, vedete. Poi in questi giorni è piovuto anche tanto, quindi scende tanta acqua.
È piccolo, poi è però molto carino. Là c'è anche un piccolo stagno, vi faccio vedere un giro. Vedete? Ho fatto un video quest'estate, anzi 2 di questo parco. Il secondo video l'ho fatto per farvi vedere che d'estate qui veramente la temperatura è molto più bassa. Io quest'estate arrivavo da Limone, faceva veramente molto caldo, mi sono fermato in questo parco, cambiato totalmente clima, probabilmente 10 gradi in meno. Ecco qua il parco finisce e quella è anche la fine del Vittoriale. Ora l'entrata del Vittoriale, vedete anche la nave da là. Quella è la famosa nave Puglia che Gabriele D'Annunzio ha proprio a grandezza naturale, ha smontato, ha portato qua a pezzi e ha ricostruito. Il Vittoriale, adesso andiamo a Gardone Sopra, vi faccio vedere l'entrata. È un posto sicuramente da vedere qua a Gardone Riviera, stupendo, e ci si potrebbe passare la giornata dalla mattina alla sera, però in 3 ore ho fatto anche un video specifico del Vittoriale. Vi ricordo che nel mio canale, nella playlist Gardone Riviera, trovate tutto, e 3 orette il Vittoriale lo vedete. Ricordatevi di fare anche la visita all'interno della casa, che è stupenda. Adesso scendiamo da quest'altra parte. Poi ecco, dirvi 3 ore è soggettivo, perché c'è chi si sofferma di più, chi di meno. Io credo che l'ho visto tante volte, in 3 orette si vede un po' tutto bene. Quindi Gardone Riviera è un bel posto che dalla mattina a sera vedete tutto. Eccolo qua, che bello lo stagno. E poi ci sono, vi faccio vedere anche i giardini botanici, anche quelli. Volendo ci si può passare la giornata. Ora a piedi noi scendiamo, perché vi faccio vedere anche delle altre cose carine scendendo. Scendiamo di qua e attraversiamo la strada, c'è un piccolo parchetto, quindi uno non si aspetta che a Gardone Riviera ci sia un parchetto del genere. Là sopra c'è anche un piccolo museo chiamato il Divino Infante, sono tutte statuette rappresentanti il Bambino Gesù. Perché c'è stata un'epoca, non ricordo quale, l'avevo detto in un altro video, l'avevo letto, mi sembra nel 700, che andava di moda a fare tutte queste statuette del Bambino Gesù, quindi lì sopra c'è il museo. Quindi anche quello, guardate gli orari, ecco, prima di venire a Gardone Riviera guardate in internet tutti gli orari, prenotate quello che potete prenotare. Anche qui ci sono gli orari al pubblico, però ora non ve li sto a dire, però se volete, già che siamo qua, ci diamo un'occhiata. Il museo è aperto, io non ci sono mai entrato, è venerdì, sabato e domenica dalle 3 alle 7, dalle 15 alle 19. C'è anche il numero di telefono, ve lo inquadro. E come vi dicevo, questo è un video non per farvi dire ogni posto specifico, ma per dirvi che cosa fare a Gardone Riviera in un giorno. Ora passiamo di qua e torniamo vicino al lago. Ci sono 20 gradi lunedì mattina, sono circa mezzogiorno. Di qui l'ho già fatto vedere in un video, se vi interessa, c'è una bella chiesa, vedete, luterana, quindi anche dal punto di vista architettonico può essere interessante vederla. È chiusa, apre in determinati orari quando hanno le loro funzioni religiose. Passiamo di qua, piccolo paradiso anche questo. Ecco la chiesa e
anche qua a destra c'è una bella passeggiata che vi porta fino al Grand Hotel al centro, quindi potete venire qua anche a piedi, anzi io vi consiglio di venire qua a piedi perché è una bellissima passeggiata questa che vi porta fino al centro. Adesso andiamo di qua che vi spiego tutto. Ecco, entriamo, questa è la spiaggia di Gardone Riviera, questo è l'ex casino, è stato un centro anche culturale realizzato all'inizio del Novecento, chiuso alla metà degli anni 50, era un casino, era anche un centro culturale dove l'alta borghesia che era qua in vacanza, perché Gardone Riviera, come ho spiegato in tanti altri video, era ed è comunque, ma soprattutto è nato come posto di villeggiatura, di climaterapia, le persone venivano qua per curarsi, c'erano tante cliniche e tutto questo è stato anche grazie soprattutto a Wimmer Luigi, il fondatore del Grand Hotel insieme alla moglie, che ha spinto molto in questa direzione sulla climaterapia, perché già nel Middle Europa, quindi Austria, Germania, se ne stava parlando ancora anni prima. Tra l'altro anche lui è venuto qua per curarsi e quando ha capito che poteva comunque diventare un'attività commerciale ha aperto il Grand Hotel appunto per le persone della ricca borghesia che venivano qua e volevano anche insomma soggiornare, no? E poi tutte queste persone ricche che erano qua dicevano sì, però la sera cosa facciamo qua? E quindi hanno aperto questa struttura dove c'era il casino, proiettavano dei film, c'era il teatro, convegni, e quindi qui immaginate, da quanto ho letto io nei libri della biblioteca, che qui si racconta che la sera era un via vai di Bentley, Rolls Royce, penso a Monte Carlo, no? Poteva essere la Monte Carlo del lago di Garda questa, da come l'ho letta. Ora è chiuso, so che il ristorante ha preso appalto uno chef famoso, credo che inizierà, e qui per adesso è rimasto aperto per eventi culturali. Questa è la spiaggia. Molto tranquilla, come non c'è nessuno. Se vi chiedete cos'è quella torre, intanto non è visitabile perché adesso c'è all'interno un locale, un serale, e apparteneva a Villa Alba, una villa lì di fronte nella quale si fanno tuttora convegni eccetera eccetera, matrimoni, e poi è stata comprata, se non ricordo male, da Gabriele D'Annunzio, è stata poi ristrutturata in uno stile diverso, famosa anche perché il duce si incontrava lì con la sua amante eccetera eccetera, e questa è un po' la storia, però non è visitabile. Però guardate che bello qua, che tranquillità. Quindi ecco perché se venite a Gardone Riviera magari guardate anche gli eventi. Prima di venire qua io vi consiglio di, con questo video, segnarvi tutte le tappe, sapete dove andare, e guardate gli eventi, perché magari qua all'ex casino c'è un evento, qualcosa, una mostra, un teatro, qualche divulgatore, e passate anche la serata lì magari. Poi venite qui, vi potete portare anche una sedia da campeggio, vi mettete qua, vi rilassate. Ditemi se non è fantastico. Ecco, da qui, poi guardate che vista con quella torre. Poi da qui dicevo, che cosa facciamo? Adesso magari prima di andare al Vittoriale ci facciamo un giro ai giardini botanici, quindi vi faccio vedere dove sono. Naturalmente non ci entro perché c'è da pagare il biglietto, però ho fatto un video specifico anche dei giardini botanici, quindi potete già vederli in anteprima. E vi fate un giretto lì, non sono grandissimi, cioè volendo si girano in 20 minuti, però soffermandosi a vedere tutte le specie botaniche. C'è anche un bel bar all'interno con i tavoli fatti attraverso un albero, quindi tutto in stile legno. È bello il parco. Quindi vi consiglio, poi anche lì c'è tutta una storia di cui ne parlo nell'altro video. Io torno alla macchina e andiamo a vedere, vi faccio vedere dove sono i giardini Heller, poi andiamo su a Gardone Sopra e vediamo dove è il Vittoriale. Stavo dimenticando di dirvi, sono ancora qua. Questo è un parcheggio,
pubblico, quindi tranquillamente potete venire, parcheggiare la macchina e vedete qua pagate. Ora non vado a vedere gli orari perché perdiamo tempo, tariffe 9,19, ma vediamo, magari adesso si paga sempre anche d'inverno, 1,50 € all'ora, tutto l'anno qua non c'è, e quindi parcheggiate anche la macchina qua, vedete, sì, 1,50 € all'ora si parcheggia, e questa è tutta la struttura. Bene, allora andiamo verso Gardone Sopra e passo vicino ai giardini Heller. Tra l'altro, per andare al Vittoriale si può anche andare di qua, infatti una volta che avete parcheggiato, però se vado di qua non passo davanti ai giardini Heller che sono più bassi, quindi intanto attraverso, aspettate. Ok, eccomi qua, perché al Vittoriale potete andare anche di qua. Io prima però andrei ai giardini Heller perché almeno li avete fatti, e lascerei il Vittoriale per ultimo perché essendo molto grande così poi arrivate fino a sera. Io faccio l'altro giro perché passo proprio davanti ai giardini Heller e così vi faccio vedere dove sono. Okay. Eccomi in macchina, mi è venuta anche un'idea, quindi invece di andare a destra e in 400 metri sareste già al Vittoriale, quindi potete anche andarci a piedi. Infatti io vi consiglio, se passate la giornata qua, non continuate a spostarvi con la macchina. Io lo sto facendo perché sto facendo un video, devo fare un po' prima, ma voi potete girare tutto a piedi ed è veramente bello. Scusate se il telefono si muove un po', non è dritto, ma io quindi torno indietro di là così vi faccio vedere anche Gardone Riviera come carina passando qua in mezzo. Ora traffico, vi dico, Gardone Riviera in sé la domenica non è pienissimo, è sempre tranquillo come posto, però questa è l'unica strada che porta alle altre località, quindi Maderno, Toscolano, per andare a Limone, a Campione, e il problema è che qui è trafficatissima. Quindi anche la domenica d'inverno uno dice ma chi ci sarà? No, qua è bloccata la strada, è bloccata, c'è tantissima gente, quindi se riuscite a venire un altro giorno è meglio, secondo me. Vi prendete un giorno in settimana, sabato è già meglio, per esempio, venite qua la mattina, comincia il pomeriggio il traffico. Ora per farvi orientare a sinistra entrate nel centro. Qua c'è il Grand Hotel, vi ricordate dove è arrivato il battello, dove ho preso il caffè, qua a sinistra. Io ora giro a destra e vado a Gardone Sopra. Adesso non riesco a fermarmi a leggere quel cartello, chissà cos'è, c'è un evento, non lo vedo. Io giro di qua, qui davanti anche c'è questa agenzia che ogni volta che ci passo mi ricorda 30 anni fa, il mio primo lavoro come agente immobiliare, ci ho lavorato per un anno. Vedete c'è un evento, ma non mi posso fermare adesso, poi me lo devo leggere con calma, però vedete che carino passando di qua, guardate. Tengo abbassato il finestrino, c'è un po' di rumore ma fa veramente caldo in macchina. Oggi fa caldo, 20 gradi, il sole scotta ma va bene così, autunno stupendo, ed è molto carino andare a Gardone Sopra. Così passando avanti anche ai giardini, vi faccio vedere il giardino botanico. Qua trovate già i giardini botanici, qua a sinistra. Quindi dopo i giri che abbiamo fatto adesso io vi consiglio qua a sinistra di andare a vedere i giardini botanici che sono aperti adesso, vedete già turisti che vanno. Qua a sinistra c'è tutto il parcheggio e venire poi qua a sinistra c'è anche davanti al parcheggio tutto il parco, potete fare un giro anche al parco. E adesso andiamo sopra perché Gardone Sopra è stupenda. Pensate che queste vie chissà quante volte l'ha fatte anche il Duce, le ha fatte Gabriele D'Annunzio con i suoi macchinoni che adesso vi faccio vedere, perché anche senza entrare c'è un museo, è libero per vedere le macchine di Gabriele D'Annunzio, almeno alcune di quelle che aveva. È molto suggestivo anche passare di qua. Poi veramente il Vittoriale è molto molto affascinante. Poi immagino che molti di voi conoscono la sua storia di Gabriele D'Annunzio, è un uomo molto particolare, molto eccentrico, molto creativo,
e lo si vede poi da casa sua, che è un museo. Adesso noi andiamo di qua, vi faccio vedere il posto. Qui a destra c'è un altro piccolo parcheggio, se volete, è gratuito. Qui a destra anche c'è un piccolo parcheggio gratuito. Io ogni tanto vengo qui, metto la macchina qua a destra. Ok, andiamo a sinistra, saliamo. Comunque c'è un sacco di parcheggio, figurati, per andare al Vittoriale, però a pagamento. Qua a destra è tutto parcheggio per il Vittoriale. Però voglio dire, se uno viene qua in vacanza ci sta, ce lo mette il parcheggio, lo mette in conto, no? Ora guardate, è libero anche qua, quindi la metto qua a sinistra la macchina, così faccio prima. Eccoci qua, una volta parcheggiati, qui è stupendo, è una chicca sto posto, se vi faccio vedere. Partiamo da qua. Il centro di Gardone Sopra è stupendo. Ho fatto un video specifico, quindi adesso magari non ci vado, voi trovate il mio canale, ma vi spiego adesso un attimo che salgo di qui. Ecco, questa è l'entrata del Vittoriale, è veramente grande, quindi tenetelo per ultimo. Poi questa invece è l'uscita. Vi ricordo che nel mio canale trovate un video dedicato a tutto il giro lì all'interno. Questa è la piazzetta centrale di Gardone Sopra. Prima andiamo là dove c'è la chiesa, perché c'è una vista che è stupenda. Quindi andiamo di qua. Qui poi è pieno di gelaterie, caffetterie, ristoranti. E vi faccio vedere taverna del borgo. Mi piace quando hanno le tovaglie parchiate così, molto Italia, trattoria italiana. Guarda com'è imponente qua sopra. Poi potete entrare, visitarla. A chi piace vedere chiese è sempre comunque bello vedere anche l'arte all'interno delle chiese. E qui c'è una mostra dedicata al legno, figure rappresentanti di Gesù, immagino. Ora guardate che vista, di lì vedete il Vittoriale, almeno una parte, poi molto più grande, quella è la casa di Gabriele D'Annunzio. Troverete anche in giro nomi come la Prioria, lui la chiamava la Prioria, sapete che lui dava un nome ad ogni cosa ed ogni persona, cambiava il nome anche alle sue donne, le amanti, cambiava i nomi e anche questa la chiamava Prioria perché si sentiva un po' il priore, come un esiliato qua. Ecco, guardate, guardate che spettacolo. Questa qui sotto è, come vedete, una limonaia, la notate subito da queste strutture, praticamente è una serra. Queste strutture, come ho detto tante volte, servivano poi a riparare dal freddo gli agrumi, perché non sono autoctoni del posto. Quindi poi tutte queste strutture, tipo questa che rimane abbastanza intatta, all'interno, vedete, della struttura mettevano delle strutture in legno, vetri, che poi d'estate toglievano o aprivano per far arieggiare, però d'inverno chiudevano tutto, anche sopra era tutto chiuso. Quindi vedete come una serra, molto alta perché non pensate, ma le piante di limoni arrivavano anche a un'altezza di 10 metri.
hanno iniziato a coltivare i limoni qua, i frati a Gargnano, monaci, non ricordo bene, XIII secolo circa. Guarda che terrazzo. Quella è l'isola del Garda, ve l'ho fatta vedere anche prima. Cioè, potete rendervi conto, guardate che spettacolo. Poi dopo aver fatto questo giro, esservi goduti questo panorama stupendo, se avete un po' le vertigini forse qua non è il massimo, però è bello. E prima ancora di entrare al Vittoriale, per ultimo, andiamo a vedere il centro di Gardone Sopra, che è molto carino. Quindi, come vi dicevo, si parte da Gardone, quindi si fa il giro in centro, il lungolago, poi andate a vedere la spiaggia, il parchetto che vi ho fatto vedere, Vallette di Fraule. Poi comunque nella descrizione sotto al video vi metto tutti questi passaggi, così li potete fare uno per uno. Poi andate a vedere il giardino botanico, poi venite qui, fate un giro qua dove c'è la chiesa e prima di entrare ancora al Vittoriale vi consiglio di andare qua a sinistra, perché il centro non è finito qua, anzi vi faccio vedere. E vedete com'è carino. Bene, sto ancora camminando, ho fatto 200 metri, 100 forse, anche qui vedete che carino. Qui d'estate ci sono tutti i tavolini fuori. E qua scendiamo all'altro piccolo centro ed è stupendo. Guardate che piccolo paradiso questa zona, già quando arrivate qua. Vedete, questo è un piccolo paradiso. Guardate, abitare qua. Questa gente che ha la casa, probabilmente ancora dei nonni, quando l'hanno costruita magari all'inizio del Novecento, queste case. Guardate che bello, ecco, venite qua e potete rilassarvi. Guardate che bello questo scorcio. Di là a sinistra c'è il lago. Guardate quanto verde c'è. Là davanti c'è il lago. Vedete quanta vegetazione. Bene, io concludo qua il video. Questo è tutto quello che potete, se non ricordo male, vedere a Gardone Riviera. Vi metterò tutto in descrizione con i miei consigli di cosa vedere prima, durante e tenere per ultimo. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo in un prossimo video.